Lezione 1. Fidarsi degli istinti. Ti serve un abito nuovo per il tuo importante incontro. Vorrei trovare qualcosa che abbia un aspetto molto professionale. Dovremmo optare per colori neutri come il blu navy o il grigio. Controllerò prima il negozio sulla via principale. Ricorda di scegliere scarpe comode e abiti professionali eleganti. Per il resto, fidati del tuo istinto. Se non mi sento sicura, non lo comprerò. Questa è una regola molto saggia per qualsiasi acquisto importante. Pensi che dovrei indossare una cravatta rosso acceso? Una cravatta rossa può indicare grande potere. Voglio apparire amichevole, ma anche molto competente. Allora forse un blu tenue è una scelta migliore. Proverò diverse opzioni davanti allo specchio. Non lasciatevi mettere sotto pressione dal venditore per convincervi a fare una scelta. Ascolterò la mia voce interiore prima di pagare. Anna, hai un ottimo senso dello stile personale. Grazie per essere venuto con me a darmi dei consigli. È un piacere per me aiutare un buon amico ad avere successo. Dovremmo anche trovare una bella cartella in pelle per i miei appunti. Questo completerà alla perfezione il tuo look professionale. Lezione 2. Estensione del contratto di locazione. Ho ricevuto il tuo messaggio riguardo alla possibilità di rimanere più a lungo nell'appartamento. Vorrei prolungare il mio soggiorno di 2 mesi. No, non ci sarà alcun costo aggiuntivo per l'estensione. È molto gentile da parte tua offrirti questo, John. Apprezzo molto avere un inquilino così tranquillo. Mi piace vivere in questo edificio, bello e pulito. Avrai bisogno di riparazioni nelle prossime settimane? Il lavandino della cucina perde un po'. Manderò un idraulico a ripararlo domani mattina. Grazie per essere un proprietario di casa così premuroso. Desidero che tutti i miei residenti si sentano a proprio agio. Firmerò i nuovi documenti più tardi stasera. Puoi lasciarlo nella scatola nera vicino alla porta. Il canone di affitto rimane invariato anche dopo il rinnovo? Sì, al momento non modificherò il prezzo. Questo mi aiuta moltissimo con il mio budget mensile, John. Sono lieto di contribuire al vostro soggiorno in questa città. Continuerò a prendermi cura delle stanze. Ripongo piena fiducia nella vostra cura dell'immobile. Lezione 3. Pianificazione del viaggio. Abbiamo completato l'itinerario del nostro viaggio di ricerca storica. Fantastico! Una volta che tutto sarà pianificato, potremo prenotare l'alloggio e iniziare il conto alla rovescia. Cercherò un hotel vicino alle rovine antiche. Dovremmo trovare un posto che offra una colazione sana. È importante avere energia per affrontare le lunghe camminate. Prenoterò i biglietti del treno su internet stasera. Dovremmo ingaggiare una guida locale per farci visitare la città. Una guida può raccontarci molte storie segrete interessanti. Vorrei scattare molte foto ad alta risoluzione per la nostra relazione. Porterò con me schede di memoria extra e un treppiede.
Dobbiamo controllare le previsioni del tempo per la regione costiera. Ho sentito dire che può essere piuttosto piovoso durante i mesi autunnali. Metterò in valigia la mia giacca impermeabile e degli stivali robusti. Dovremmo anche visitare il museo locale in centro. Contiene numerosi reperti risalenti alla tarda età del bronzo. Questo viaggio sarà il momento clou del nostro anno accademico. Sono molto contento che stiamo lavorando insieme a questo progetto. Ricontrolliamo il budget un'ultima volta. Sembra che tutto sia in perfetto ordine per il nostro volo. Lezione 4. Resoconto trimestrale. Il Consiglio desidera visionare i dati ufficiali relativi al mese di aprile. Sto ultimando le ultime pagine del documento. Prima di farlo, penso che dovremmo presentare un rapporto relativo al trimestre precedente. Penso che dovremmo ricontrollare i dati di marketing. I dati relativi all'engagement sui social media sembrano piuttosto bassi. Forse abbiamo bisogno di una nuova strategia per raggiungere i giovani utenti. Potremmo utilizzare più contenuti video per attirare la loro attenzione. Si tratta di un approccio molto moderno e diffuso al giorno d'oggi. Parlerò con il team creativo di nuove idee. Dobbiamo inoltre considerare l'aumento dei costi della pubblicità digitale. L'efficienza è fondamentale per il nostro budget attuale. Confronterò i nostri risultati con quelli dell'anno precedente. Ciò ci fornirà una prospettiva molto utile. Pensi che raggiungeremo il nostro obiettivo di profitto annuale? Sarà una sfida, ma sono abbastanza fiducioso. Il lancio del nostro nuovo prodotto è stato un grandissimo successo. Sì, questo è il punto di forza del nostro ultimo rapporto. Stamperò le copie per la riunione delle 10. Assicurati che i grafici siano molto facili da leggere. Lezione 5. L'esploratore. Questo diario descrive un viaggio molto difficile attraverso la giungla. A causa della febbre fluviale era così debole che dovette viaggiare in groppa a un bue. È incredibile che sia sopravvissuto a una malattia così terribile. Era un uomo molto coraggioso e molto determinato. Le tribù locali lo aiutarono a trovare le piante medicinali. Senza il loro aiuto sarebbe sicuramente morto lì. Dobbiamo esporre questa rivista nella sala principale. Racconta una storia di grande forza e speranza umana. L'inchiostro è ancora abbastanza scuro da permettere ai visitatori di leggere. Utilizzeremo luci speciali per proteggere la carta antica. Scriverò la descrizione per la teca di vetro. Assicurati di menzionare la data del suo rientro in sicurezza. Arrivò a casa nell'inverno del 1890. La sua famiglia rimase molto scioccata nel vederlo vivo. Riportò con sé molti semi rari per il giardino reale. Quegli alberi crescono ancora oggi in città. È il ricordo vivo della sua grande avventura. Inaugureremo la mostra venerdì sera. Inviterò gli studenti di storia locale a partecipare. Lezione 6. Amico della cultura. Vorrei viaggiare in Asia per studiare i loro media.
Impara a conoscere la loro cultura. Ho un amico giapponese che si chiama Nori. Vive attualmente nella città di Tokyo. Sì, vive in un appartamento moderno molto piccolo. Vorrei chiedergli delle notizie dal Giappone. È molto cordiale e parla bene l'inglese. Vorrei prima imparare alcune frasi di base in giapponese. Dovresti imparare a dire ciao e grazie. È difficile imparare il sistema di scrittura di quel luogo. Ci vogliono molti anni di studio molto intenso, John. Anche io sono molto interessato alla loro cucina tradizionale. Nori dice che il vero sushi è davvero delizioso. Ho mangiato sushi solo comprato al supermercato locale. Devi assolutamente assaggiare il pesce fresco al grande mercato. Farò domanda per il programma di scambio domani mattina. Spero che tu ottenga la borsa di studio per il viaggio. Sarebbe un'esperienza che ti cambierebbe la vita. Potresti scrivere un articolo molto interessante a riguardo. È un'ottima idea per il mio progetto finale. Lezione 7. Le grandi dighe. Quella struttura è una vera e propria impresa ingegneristica. Fu costruito per controllare il flusso dell'acqua. L'acqua e le opportunità ricreative sono la diga più conosciuta, la diga di Over, precedentemente nota come diga di Boulder. Si trova sul fiume Colorado, negli Stati Uniti. Fornisce elettricità a migliaia di abitazioni. Il cantiere era molto pericoloso per gli operai. Molti uomini lavorarono sotto il sole cocente per anni. Dovremmo studiare come la diga influisce sui pesci. Si tratta di un argomento controverso per molti abitanti del luogo. La natura spesso cambia quando costruiamo opere di tali dimensioni. Ma il lago fornisce acqua a molte aziende agricole che vivono in zone aride. L'equilibrio è fondamentale nell'ingegneria civile moderna. La diga è aperta al pubblico per visite guidate oggi. Sì, le persone possono camminare sulla parte più alta. La vista da lassù deve essere davvero spaventosa. Preferisco rimanere a terra e osservare. Voglio vedere le gigantesche turbine all'interno. Producono un ronzio molto forte e profondo. È il suono della pura potenza meccanica. Lezione 8. Volare in alto. Guardate con quanta rapidità si tuffano quelle due aquile. Sono volati l'uno verso l'altro. È un po' spaventoso da guardare perché avevo paura che potessero farlo. Sono molto abili nell'evitare incidenti gravi. Stanno lottando per il posto di caccia migliore. Le riprese in questo film sono davvero straordinarie. Sulle loro grandi ali si possono vedere tutte le piume. La natura può essere molto violenta, ma anche molto bella. Preferisco le scene con gli uccellini che cantano. È molto più sicuro guardare quegli uccelli sullo schermo. Perché le aquile volano così in alto nel cielo? Sfruttano l'aria calda per sollevarsi. In questo modo risparmiano energie per la caccia finale. Vorrei poter volare come un uccello. Avresti bisogno di un paio di ali molto grandi.
Continuerò a volare su aerei di grandi dimensioni. Gli aerei sono molto più comodi delle ali di un'aquila. E offrono anche uno spuntino davvero delizioso. Non dimenticate la splendida vista dalla finestra. Per questo motivo scelgo sempre il posto vicino al finestrino. Lezione 9. Nuovi hobby. Vedo che hai in mano un romanzo molto spesso. Adoro leggere storie di lunghi viaggi per mare. Hai altri hobby oltre alla lettura? Sì, mi piace giocare a basket e... Mi piace anche dipingere paesaggi con i colori ad olio. Dipingere è un modo molto rilassante per trascorrere il tempo. Mi permette di esprimere i miei molteplici sentimenti. Quanto spesso giochi a basket con gli amici? Giochiamo al parco ogni sabato mattina. Non sono molto bravo negli sport con la palla. È solo per divertimento e per la salute. Preferisco fare lunghe passeggiate nella natura. È un hobby davvero piacevole, John. Porto spesso con me la macchina fotografica per scattare molte foto. Dovresti mostrarmi le tue foto migliori prima o poi. Li ho sul mio telefono proprio ora. Questa foto della foresta è molto bella. Grazie mille per le tue gentilissime parole, Anna. Dovremmo iniziare subito la riunione del club del libro. Sono pronto a discutere i primi 3 capitoli. Lezione 10. Ospiti a cena. Abbiamo cibo a sufficienza per 4 persone per venerdì. Certo, possiamo invitare anche Sara e Mark, ottimo. Li chiamo subito. Spero che non siano troppo impegnati questo fine settimana. Di solito apprezzano un buon pasto cucinato in casa. Cosa dovremmo cucinare per i nostri ospiti speciali? Sara non mangia carne né pesce. Preparerò una lasagna vegetariana molto grande. A Mark piace tutto ciò che è molto speziato. Aggiungerò altro pepe alla salsa di pomodoro. Dovrei portare un'insalata fresca dal mio orto? Sarebbe un contorno perfetto. Preparerò anche una torta di mele dolce. Tutti adorano la tua famosa torta di mele, Anna. Userò le mele rosse del mercato. Abbiamo abbastanza sedie per 6 persone? Possiamo prendere in prestito 2 sedie dal vicino. Glielo chiederò più tardi questo pomeriggio. Sono emozionato di rivedere i nostri vecchi amici. È passato molto tempo dall'ultima volta che ci siamo visti. Lezione 11. Minoplastica. Oggi hai pochissimi rifiuti nel tuo bidone. Cerco di vivere una vita molto sostenibile. Come si può ridurre l'uso della plastica monouso in casa? Per conservare tutti i miei alimenti utilizzo barattoli di vetro. È un'idea davvero ottima e pulita. Anch'io compro il sapone in grandi scatole di carta. Continuo a comprare molte bottiglie d'acqua di plastica. È consigliabile utilizzare una bottiglia di metallo e un filtro. Anche io risparmierei un sacco di soldi. È anche molto meglio per l'oceano blu.
Portate le vostre borse al negozio? Tengo delle borse di stoffa nel bagagliaio della mia auto. Dimentico sempre le borse in cucina. Dovresti appendere un piccolo biglietto alla porta. Questo è un consiglio molto semplice e utile. Piccoli cambiamenti fanno una grande differenza, John. Cercherò di acquistare meno plastica questa settimana. Posso mostrarti il negozio di prodotti sfusi della zona. Vendono cibo senza alcun imballaggio di plastica. Lezione 12. Musica sacra. Il coro ha una voce molto potente e limpida. Con sentimenti religiosi profondi, il testo biblico parla di speranza e salvezza, e la musica ne esalta la resa. La musica permette al testo di raggiungere i nostri cuori. In questo grande edificio mi sento molto tranquillo. Il compositore scrisse questo brano oltre 200 anni fa. Le sue opere sono ancora oggi molto famose e apprezzate. Perché la musica ha un effetto così forte? Connette le persone attraverso le emozioni umane che condividono. Mi piace il suono dell'organo a canne. È lo strumento più rumoroso del mondo intero. L'edificio vibra quando vengono suonate le note basse. Per molti è un'esperienza profondamente spirituale. Ci sarà una seconda parte della serie? Sì, suoneranno ora la sinfonia finale. Dovremmo trovare i nostri posti prima che inizino. Le luci nel corridoio si stanno abbassando. Chiuderò gli occhi e ascolterò. Questo è il modo migliore per goderselo. Sono molto contento che siamo venuti qui stasera. Lezione 13. L'eredità finale. Lavoriamo in questa azienda da 10 anni. Il tempo vola quando si è impegnati. Per cosa vorresti essere ricordato? Vorrei essere ricordata per le mie numerose gentilezze. Voglio che la gente si ricordi del mio duro lavoro. Il successo è una cosa positiva, ma gli amici sono ancora più importanti. Spero di aver contribuito alla crescita professionale di alcuni giovani lavoratori. Sei un ottimo mentore per loro. Voglio lasciare il mondo un posto migliore. È un obiettivo davvero nobile per chiunque. Qual è il tuo più grande successo finora? Sono orgoglioso della scuola che ho costruito. L'hai fatto nel tuo tempo libero, Anna. È stato un compito molto difficile ma gratificante. Vorrei scrivere un libro sulla mia vita. Leggerei sicuramente ogni singola pagina. Ho molti aneddoti sulla vita in ufficio. Si prega di non includere l'incidente con la macchina del caffè. Quella è stata la giornata più divertente in questo edificio. Lezione 14. Evento formale. Per il gala ti serve un abito davvero speciale. Ho bisogno di qualcosa di formale per un evento serale. Forse hanno quello che cerchi. Questo lungo abito nero è molto elegante. Penso che sia un po' troppo lungo. Potresti indossarlo con tacchi molto alti. Non sono molto brava a camminare con i tacchi.
Che ne dici di questo abito di seta blu scuro? Il colore è molto bello e molto intenso. Si abbina bene al colore dei tuoi occhi. Vado subito in camerino. Aspetterò qui vicino allo specchio. Mi sembra troppo stretto in vita? No, ti sta a pennello. Avrò bisogno anche di una piccola borsa argentata. Su quello scaffale in alto ci sono delle borse. Prenderò quello con le perle. Anna, sembri una famosa star del cinema. Mi sento molto sicura di me in questo bellissimo vestito. Sarai la persona vestita meglio in assoluto. Lezione 15. Mercato aperto. La legge tutela i diritti di ogni lavoratore. Non avere la libertà di offrire e negoziare i propri servizi sul libero mercato come avviene in tutti gli altri. Si tratta di un punto di diritto molto controverso. Limita il potenziale reddito dell'individuo. Ma offre anche una solida rete di sicurezza. Alcune persone preferiscono correre rischi maggiori. Vogliono la libertà di fissare il proprio prezzo. La concorrenza migliora notevolmente la qualità del lavoro. Può anche causare livelli di stress molto elevati. Dobbiamo trovare un equilibrio nel sistema. Il governo stabilisce il salario minimo ogni anno. È sufficiente per vivere una persona? In molte città è una lotta. Dovremmo studiare le leggi di altre nazioni. Alcuni paesi hanno normative sul lavoro molto diverse. Per il corso farò una ricerca sul modello europeo. Sarebbe un confronto molto utile. Voglio diventare un avvocato dei lavoratori. Hai un fortissimo senso di giustizia. Lezione 16. Viaggio sull'isola. In questa città non ci sono auto per le strade. È un buon posto per passeggiare o andare in bicicletta. Ci sono anche giri in carrozza trainata da cavalli, anche se la strada principale può essere. Sebbene la via principale possa essere molto affollata. Vorrei noleggiare una bicicletta per la giornata. Possiamo andare insieme al vecchio faro. Il sentiero per raggiungere il faro è molto ripido. Si tratta di un sentiero pianeggiante che costeggia il mare blu. Vorrei vedere le vecchie case di legno. Sono dipinti con molti colori vivaci. Questo posto sembra un sogno molto tranquillo. È un luogo molto frequentato dagli artisti. Vedo un uomo che dipinge il porto. La luce qui è molto chiara e brillante. Dovremmo prendere il carro trainato dai cavalli più tardi? È un modo molto romantico per visitare la città. Prima di tutto vorrei comprare del miele locale. Il negozio si trova accanto all'ufficio postale. Ti raggiungerò lì tra 10 minuti. Aspetterò vicino alla grande fontana di pietra. Lezione 17. Preparare le lasagne. Abbiamo la salsa di pomodoro e la carne. Pasta e ricotta, cos'altro? Che ne dici di verdure come? Che ne dici di verdure come spinaci e aglio fresco?
Aggiungerò anche dei peperoni verdi. Ci serve un grosso pezzo di parmigiano. Cercherò la marca di migliore qualità. Dovremmo comprare del vino rosso per cucinare. Un po' di vino aggiunge un sapore molto intenso. Troverò una bottiglia proveniente dall'Italia. Abbiamo bisogno di erbe aromatiche fresche come il basilico. Il basilico è essenziale per un buon pasto italiano. Ne sceglierò un mazzo dall'odore intenso. La nostra cena sarà un grandissimo successo. Spero di non bruciare i noodles. Ti aiuterò a controllare il timer del forno. Sei un ottimo aiuto in cucina. Mi piace il processo di preparazione del buon cibo. È un hobby molto creativo e divertente. Laverò le verdure nel lavandino. Lezione 18. Borse riutilizzabili. Ho messo tutta la spesa sul nastro trasportatore. Ho dimenticato di portare le borse di stoffa verdi. Portate anche le nostre borse riutilizzabili la prossima volta. È sicuramente importante esserlo. È senz'altro importante essere gentili con la natura. Dovremmo usare i sacchetti di carta. Almeno sono meglio di quelli di plastica. Terrò le borse in macchina. Questo è il modo migliore per ricordarli. La cassiera sta scansionando il latte. Pagherò con il mio portafoglio digitale sul telefono. La tecnologia rende lo shopping molto veloce e molto facile. Mi piace ancora usare il denaro contante. Perché preferisci usare i contanti tradizionali, Anna? Mi aiuta a capire quanto spendo. Questo è un modo molto saggio di gestire il budget. Metterò le uova in un posto sicuro. Dobbiamo fare molta attenzione con il vetro. Terrò la borsa con entrambe le mani. Porterò io le borse pesanti fino alla macchina. Lezione 19. Strategia di marca. Il fondatore dell'azienda è molto famoso. L'ego di Nike ha molto a che fare con le strategie di marketing di Nike. Alcuni critici hanno suggerito che l'agenda nascosta di Nike sia. Alcuni critici hanno ipotizzato che il vero obiettivo di Nike sia la fama mondiale. Ha cambiato il nostro modo di guardare le scarpe. Oggi le scarpe sportive sono molto di moda. La gente paga un sacco di soldi per averli. Il logo è riconosciuto in ogni singolo paese. Si tratta di un design molto semplice ed efficace. Come hanno fatto ad avere così tanto successo in così poco tempo? Per le loro pubblicità si sono avvalsi di atleti famosissimi. Questo è un modo molto intelligente per costruire fiducia. Ora molti altri marchi seguono il loro esempio. Preferisco acquistare scarpe comode. Molte persone li comprano solo per il nome. Questo è il potere di un marchio globale. Per il corso dovremmo studiare la loro crescita finanziaria. Troverò i dati sulle loro vendite. È un caso di studio molto interessante, John. Il successo richiede una visione molto audace e chiara. Lezione 20. Grandi atleti.
Conosci la storia della leggenda del basket Michael Jordan? So che era un giocatore molto famoso dei Chicago Bulls. Era figlio di un dirigente d'azienda. Frequentò l'Università della Carolina del Nord dal 1981 al 84 e poi fu arruolato nell'esercito. È stato selezionato per la lega professionistica dopo il suo terzo anno di università. È un inizio davvero impressionante per un giovane atleta. Con la sua abilità ha cambiato per sempre il mondo del basket. Pensi che sia il più grande giocatore di tutti i tempi? Molti appassionati di sport credono che lui sia il più grande. Durante la sua carriera negli anni 90 ha vinto 6 campionati. Quel record è molto difficile da battere oggi. Era inoltre noto per la sua fortissima etica del lavoro. La disciplina è fondamentale per qualsiasi carriera professionale. È diventato un'icona mondiale per lo sport del basket. Le sue scarpe sono ancora oggi molto popolari nei negozi. Il marketing del marchio ha giocato un ruolo fondamentale nella sua fama. Preferisco guardare online i momenti salienti delle sue vecchie partite. La velocità dei suoi movimenti era davvero incredibile. È fonte di ispirazione per molti giovani, spronandoli a lavorare sodo. Il successo richiede sia talento che molto impegno. Lezione 21. Scarpe nuove. Le mie vecchie scarpe mi causano dolore ai piedi. Dovresti provare questi modelli leggeri, sono molto comodi. Hanno un aspetto molto elegante e il colore è brillante. Nelle lunghe passeggiate, la comodità è più importante dello stile. Le proverò per verificare la taglia. Avvertite una sensazione di tensione intorno alle dita dei piedi? No, al tatto sono molto morbidi e piuttosto flessibili. Per esserne sicuri, è meglio fare un giro per il negozio. Ho la sensazione di camminare su soffici nuvole. È esattamente ciò di cui hai bisogno per la tua corsa quotidiana. Sono costosi rispetto ad altre marche? Sono in vendita a un ottimo prezzo. Li comprerò prima che la promozione termini oggi. Dovresti anche comprare dei calzini di cotone spessi. Dei buoni calzini prevengono irritazioni cutanee e vesciche. Sono contento che tu abbia trovato un buon paio. I tuoi consigli mi sono sempre molto utili. Mi piace aiutare i miei amici a trovare cose belle. Andiamo subito alla cassa. Lezione 22. Camere d'albergo. Benvenuti nel nostro hotel per la stagione estiva. Vorrei una stanza con una bella vista. So quali opzioni sono disponibili, abbiamo alcune stanze ai piani superiori, ti piacerebbe vederle? Sì, mi piacerebbe molto vedere una stanza con balcone. L'ascensore è proprio dietro di te, sulla sinistra. La colazione è inclusa nel prezzo della camera. Ogni mattina alle 7 offriamo un ricco buffet. Sembra una soluzione molto comoda per i miei tour mattutini. Questa camera offre una splendida vista sull'oceano. Da qui l'acqua azzurra appare molto tranquilla. È una delle nostre suite più richieste. La camera dispone di una connessione internet stabile?
Offriamo internet ad alta velocità a tutti i nostri ospiti. Prenoterò questa stanza per 3 notti. Per completare la prenotazione avrò bisogno del suo passaporto. Ecco il mio documento e la mia carta di credito. Si prega di firmare questo foglio bianco. Sono molto emozionato all'idea di trascorrere le vacanze qui. Il nostro personale porterà subito i vostri bagagli al piano di sopra. Lezione 23. Cercasi coinquilino. Affittare una casa da soli è oggi molto costoso. Cercasi coinquilino A responsabile e tranquillo A per condividere un appartamento con 2 camere da letto. Dove si trova esattamente quell'appartamento? Si trova molto vicino alla stazione centrale. Questo mi farebbe risparmiare molto tempo negli spostamenti. L'annuncio specifica che l'affitto include tutte le bollette. Si tratta di un accordo molto equo per questa città. Preferisci vivere con uno studente? Preferisco un coinquilino con un lavoro stabile. Le persone tranquille sono solitamente i coinquilini migliori. Chiamerò subito il numero indicato nell'annuncio. Dovresti chiedere informazioni sulle dimensioni della cucina. Mi piace cucinare e ho bisogno di un po' di spazio. Assicurati che all'interno ci sia una lavatrice. Non voglio andare in lavanderia. Spero che la persona sia gentile e molto ordinata. Avere una casa pulita è fondamentale per la mia tranquillità. Buona fortuna per il colloquio per la stanza. Vi comunicherò il risultato domani mattina. Lezione 24. Ricostruire la fiducia. Sono molto contento che stiamo di nuovo parlando. Ci è voluto del tempo, ma con impegno siamo riusciti a ricostruire il nostro rapporto. Mi dispiace per le cose che ho detto prima. Anch'io in passato ho commesso degli errori. La comunicazione è la chiave per un legame forte. Dovremmo essere sempre onesti gli uni con gli altri. È importante ascoltare con un cuore gentile. Il perdono rende l'anima molto leggera. Per me la nostra amicizia vale più del mio orgoglio. Abbiamo tanti bei ricordi della nostra infanzia. D'ora in poi dovremmo concentrarci sul futuro. Organizziamo un viaggio per la prossima estate. Possiamo visitare le montagne del nord. La natura è un luogo ideale per trovare la pace. Porterò la mia macchina fotografica in viaggio. Porterò una mappa e degli snack. Il nostro legame è ora più forte che mai. Il tempo guarisce molte ferite, se siamo pazienti. Ti ringrazio per la gentilezza che mi hai dimostrato oggi, Anna. Lezione 25. Palestra serale. Devo fare più esercizio fisico per mantenermi in salute. Oggi vado in palestra. Che ne dici delle 18 circa? È troppo tardi? Assolutamente no, di solito vado verso quell'ora. Quello è il momento perfetto per allenarsi. La palestra è solitamente molto affollata la sera. Mi piace l'energia di una stanza affollata. Preferisco usare prima le macchine da corsa. Mi piace sollevare pesi per rafforzare le braccia.
Potresti mostrarmi qualche buon esercizio con i pesi? Sarò felice di aiutarti stasera. Dovremmo bere molta acqua. L'idratazione è molto importante durante un'attività fisica intensa. Hai una playlist musicale preferita? La musica veloce mi aiuta a muovermi molto più rapidamente. Porterò le cuffie in palestra. Possiamo incontrarci all'ingresso alle 6. Indosserò le mie nuove scarpe sportive blu. Porterò un asciugamano per il sudore. L'esercizio fisico è un ottimo modo per ridurre lo stress. Lezione 26. Pilota di caccia. Questa mostra ripercorre la vita di un famoso pilota. Tornato in Texas, divenne pilota di caccia della Guardia Nazionale Aerea del Texas all'inizio degli anni 70, poi vagò. Dopo il servizio militare, viaggiò per tutto il paese. Perché scelse di pilotare aerei da caccia? Amava la velocità e le grandi sfide. Volare sembra un lavoro molto pericoloso. I piloti devono essere molto coraggiosi e molto calmi. Ha mai volato in una vera guerra? Addestrò molti altri piloti per missioni di combattimento. L'uniforme nella teca di vetro sembra vecchia. Si tratta di un pezzo di storia di quell'epoca. Sono affascinato dalla tecnologia degli aerei. 50 anni fa, i motori erano molto più semplici. Ora abbiamo i computer ad aiutare i piloti. Ma le decisioni finali spettano comunque al pilota. Mi piacerebbe tanto vedere il mondo dall'alto. La vista dalla cabina di pilotaggio è davvero splendida. Stasera leggerò di più sulla sua vita. Ha scritto un libro sulle sue avventure di volo. Lezione 27. Discussione sullo stipendio. Com'è andato l'incontro con il regista? L'offerta, ma menzionava la mia fascia salariale desiderata, l'hanno soddisfatta immediatamente? Hanno soddisfatto immediatamente le tue aspettative in termini di retribuzione? Hanno chiesto del tempo per pensarci. È fondamentale conoscere sempre il proprio valore di mercato. Ho 5 anni di esperienza in questo settore. Questo è un punto di forza molto importante nella negoziazione. Offrivano anche un buon piano di assicurazione sanitaria. I benefit sono importanti quanto il denaro. Ho anche chiesto 2 settimane di ferie. Hanno acconsentito a un periodo di ferie extra. Hanno detto che si tratta di una prassi aziendale standard. Spero che ti diano l'intera somma. Aspetterò la loro email venerdì. Non abbiate paura di dire di no, se necessario. Desidero un lavoro che rispetti le mie competenze. Sei il miglior dipendente di questo reparto. Grazie per le vostre gentili parole di sostegno. Sono sicuro che otterrai un ottimo affare. Lezione 28. Prestigio nazionale. Questo discorso tratta del futuro della nazione. Ci rendiamo ancora conto che la leadership e il prestigio dell'America dipendono non solo da noi. Dipende dai nostri valori morali e dal nostro spirito.
Un paese forte deve dare il buon esempio. Il potere non si limita alla forza militare o al denaro. Si tratta di come trattiamo gli altri. Il mondo guarda a noi in cerca di speranza e stabilità. Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi globali. Pensi che la leadership si possa imparare a scuola? La vera leadership scaturisce dal carattere interiore di una persona. L'integrità è la qualità più importante per un leader. Oggi molte persone non si fidano dei propri politici. Dobbiamo ripristinare la fiducia nei nostri sistemi pubblici. L'istruzione può aiutare le persone a fare scelte migliori per tutti. Siamo la prossima generazione di leader globali. Questa è una grandissima responsabilità per noi. Dobbiamo studiare gli errori del passato. La storia è una maestra molto saggia per tutti. In futuro desidero mettermi al servizio della mia comunità. Lezione 29. Shopping per la festa. Dobbiamo comprare della carne fresca e del pane. Anche peperoni e zucchine, assicuratevi di controllare se ne abbiamo a sufficienza. Assicurati di controllare se abbiamo abbastanza carbone. Dovremmo anche comprare dell'acqua in bottiglia fredda. Cercherò la salsa piccante alla senape. Abbiamo bisogno di piatti di carta per gli ospiti? Oggi i piatti veri sono migliori per l'ambiente. Li laverò dopo la festa. Sei molto disponibile e gentile, Anna. Voglio che tutti si divertano. Dovremmo comprare del mais dolce da grigliare. Il mais grigliato è uno spuntino estivo molto popolare. Prenderò quelli più grandi dalla pila. Controlla nel reparto frutta se trovi un'anguria matura. Un'anguria fredda è molto rinfrescante quando fa caldo. Ora abbiamo tutto quello che c'era sulla lista della spesa. Andiamo alla cassa laggiù. Stamattina la fila è molto corta. Porterò io le borse pesanti fino alla macchina. Lezione 30. Letto aggiuntivo. Ho elaborato la sua richiesta per la suite. Grazie per il suo rapidissimo intervento, signore. Abbiamo preso nota che il nostro personale addetto alle pulizie porterà il letto in camera a breve. Ci sarà un costo aggiuntivo per questo? Si tratta di un servizio gratuito per i nostri stimati ospiti. È un gesto davvero generoso da parte di questo ottimo hotel. Avete bisogno di cuscini o coperte extra? Un cuscino in più sarebbe davvero gradito. Lo aggiungerò subito alla lista delle consegne. A che ora chiude la piscina stasera? La piscina rimarrà aperta fino alle 10 di stasera. Dopo cena farò una nuotata. L'acqua è riscaldata per il vostro massimo comfort. Sono molto contento della camera che ho scelto. Ci impegniamo a fornire il miglior servizio possibile. Consiglierò questo posto ai miei amici. Il passaparola è molto importante per noi. Andrò in camera mia e aspetterò.
Il nostro personale busserà presto alla vostra porta.